Il forno F1 P134 è un ottimo forno elettrico che permette di sfornare delle buonissime pizze napoletane e pizze in teglia. In molti pensano che usare un forno elettrico sia facile e che le pizze vengano sempre uguali e perfette, ma in realtà non è sempre così. Ho ricevuto commenti e messaggi da alcuni di voi che, disperati, mi chiedevano come riuscire a cuocere bene una pizza con l'F1 P134, come non bruciare le pizze e soprattutto come gestire al meglio le temperature. E se vi dicessi che esistono dei margini per ottimizzare ulteriormente la cottura della pizza e portarla finalmente a un livello nettamente superiore? Ma ora ho una buona notizia per voi, perché in questo video ho chiesto a 4 esperti di condividere i loro segreti per fare una pizza perfetta con l'F1. Io sono Gigio Attanasio e insegno a fare la pizza napoletana in casa per contribuire a creare i vostri momenti di gioia e di condivisione attraverso la pizza e per cambiare per sempre la vita delle persone. Pizza senza nemmeno una bruciatura, forno sempre pulito e soprattutto gestione ottimale delle temperature sono solo alcuni dei segreti che Luigi della pizza fatta a mano, Antonio di Malati di Pizza, Sergio della pizza fatta in casa e Vincenzo Viscusi hanno condiviso in esclusiva per voi. Ciao Gigio e grazie per avermi dato la linea. Oggi voglio condividere con te e con chi ci sta guardando due piccoli, diciamo così, segreti su questo fantastico forno. Vi parlerò di due semplici mosse che hanno completamente cambiato il risultato delle mie pizze. Numero 1. Utilizzate questo forno, soprattutto all'inizio, sempre con questo aggeggino, con un pirometro. È una pistolina che rileva la temperatura in maniera digitale. Questo perché questo fantastico forno ha due enormi resistenze, ma ha una camera molto piccola, per cui la temperatura della platea sarà sì controllata da questa manopola inferiore, ma sarà sempre influenzata tantissimo anche dalla resistenza superiore, che scalderà per forza di cose anche la platea. Quindi difficilmente la temperatura che indica la manopola inferiore corrisponderà alla temperatura reale. L'unico modo per conoscerla è utilizzare questo aggeggino. In questo modo eviterete di bruciare qualsiasi fondo di pizza e secondo la mia esperienza ho notato che un impasto medio con idratazione più o meno del 65% cuoce bene con una temperatura della platea rilevata con questo aggeggino intorno ai 4,40 e un cielo invece impostato con la manopola tra i 4,50 e i 4,80. Ma vi svelo ancora di più il segreto fino in fondo. Per ottenere questa temperatura di 4,40 sulla platea, che comunque vi consiglio di misurare con questo, dovrete impostare la manopola inferiore intorno ai 350-370 gradi. In questo modo otterrete invece una temperatura di 4,40 grazie anche al riscaldamento della resistenza superiore. Secondo segreto, il posizionamento della pizza all'interno del forno. Venite con me dentro al forno. Vedete che la resistenza superiore è davvero impressionante, copre un'area enorme e la copre in maniera molto capillare. Ha solo un punto debole, che è in fondo al forno. La resistenza in realtà è la parte più scoperta per la cottura. Se posizioniamo la pizza troppo in fondo, troppo vicino a questa parete, prenderemo la parte meno performante della resistenza, la parte che ci dà meno calore, e avremo sempre una cottura disomogenea. Dovremmo posizionarla leggermente più avanti, quindi bene al centro della platea, e in questo modo riusciremo a sfruttare appieno questa resistenza veramente spaventosa. Bene Gigio, dalla postazione P134 di Genova è tutto, ti ripasso la linea. Ciao! Gigi, allora mi hai chiesto 3 consigli sull'F1. Come pulire la pietra? La pietra si pulisce da sola. Praticamente quando fate i macelli, oppure in generale la pietra si sporca, mettete il forno al massimo e vedrete che entro pochi minuti la pietra tenderà a pulirsi da sola per effetto del calore. 2. Come pulire lo sportello? Praticamente gli ingredienti sulla pizza possono schizzare in qualche modo, possono finire sullo sportello del forno. Questo anche per le temperature, no? A volte l'olio caldo inizia a bollire e comunque ci sono questi schizzi di ingredienti che poi con il calore tendono a vetrificare, quindi non si tolgono in maniera molto semplice dal forno. Che cosa fare? Io personalmente non uso la retina della spugna perché altrimenti andrei a grattare il vetro e a rovinarlo, ma queste macchie si possono togliere eventualmente con una lametta da barbiere, quindi quelli sterili. La prendi, gratti un po' il forno non si graffia
e si puliscono queste macchie che sono abbastanza ostinate. Terzo consiglio: per ottenere la massima temperatura dall'alto vi consiglio di infornare quando il termostato della resistenza superiore ha ancora la luce accesa, nel senso ha raggiunto la temperatura dei 450, poi se è spenta, perché una volta raggiunto i 450 si spegne, e voi dovete cercare di infornare quando però la luce si riaccende. In questo modo le resistenze avranno maggiore potenza e quindi la pizza cuocerà prima. Però io ho il forno che è un po' così quindi non lo so, e ragazzi stavo senza cappello, sembrava brutto, quindi l'ho preso uno apposta. Divertitevi a pizzare qualsiasi forno abbiate. Ciao a tutti! Cari apprendisti, pizzaioli e amici che seguite Gigio Attanasio nel suo canale, buongiorno a tutti. Mi è stato chiesto da Gigio di dare una piccola testimonianza sull'utilizzo del forno F1 P134H che mi accompagna da alcuni anni. È una primissima versione che poi è stata modificata dal grande by FDM. Vi do due piccoli trucchi. Il primo riguarda la gestione delle temperature con il biscotto. Alcuni lamentano che si brucia il fondo nonostante il biscotto. Questo accade in genere con la prima pizza e purtroppo poi a traino rischia di bruciare anche le successive perché rimane del bruciato nel biscotto. Perché accade? Perché in 45 minuti di riscaldamento il forno con la resistenza superiore porta il biscotto a temperature così elevate che comunque la prima pizza rischia di bruciarsi sempre. Quindi il mio suggerimento è: per la prima pizza impostate la resistenza inferiore a circa 300 gradi. Dopo che avrete infornato la prima pizza e sarà andato tutto bene, portate subito dopo la temperatura a 400 e continuate a infornare serenamente anche senza aspettare che li raggiunga. Secondo trucco riguarda la questione delle resistenze. In tanti chiedete: ma è opportuno tenere la temperatura della resistenza superiore un po' più in basso, di modo che poco prima di infornare la metto al massimo, quindi si accende e poi inforno? Dimenticatevene, non occorre. Il forno è estremamente performante. Tenete la resistenza superiore alla temperatura che avete deciso, in genere il massimo per le pizze napoletane, e infornate tranquillamente, perché anche se si è spenta la resistenza, nel momento in cui aprite lo sportello la temperatura può calare anche di 30 gradi in pochi istanti. Di conseguenza la resistenza superiore si accenderà nuovamente e riprenderà il suo lavoro. Quindi state tranquilli e buone pizzate a tutti. Prima di parlarvi del forno voglio farvi vedere uno dei borghi più belli d'Italia, quello di Sant'Agata dei Goti. E allora ragazzi, io non ho particolari consigli per l'utilizzo dell'F1 P134H perché è un forno molto facile sostanzialmente da gestire, è un tasto. Io mi limito ad impostare sia il cielo che la platea a 450 gradi, accendo il forno e entro 45 minuti il forno arriva a temperatura. Il primo consiglio che vi posso dare è di limitare al massimo le tempistiche per quanto concerne l'infornata ed eventualmente la girata della pizza, così come quando andate a sfornarla. Quello che dovete fare sostanzialmente è cercare di mantenere la temperatura del forno, perché in questi momenti, quindi quando infornate, quando girate la pizza eccetera, il forno tende a perdere abbastanza velocemente la temperatura, quindi cercate di fare tutto nel più breve tempo possibile. In realtà mi capita delle volte, strano lo so, che la pizza posso cuocerla anche senza girarla proprio, cioè viene cotta in maniera uniforme senza che la giro. Altre volte invece mi capita che devo girarla gli ultimi 15-20 secondi per dare una colorazione e quindi una cottura anche omogenea. Sembro uno di quelli che si sta tipo candidando alle amministrative, tipo vota Antonio di Malati di Pizza per un futuro migliore. Sei assolutamente nel personaggio. Ciao a tutti. Volendo riassumere i consigli e i segreti che abbiamo appena ascoltato, bisogna tenere in considerazione 5 punti fondamentali. 1. Nonostante gli automatismi del forno elettrico, bisogna sempre trovare il giusto equilibrio per sfornare delle pizze sempre uguali. Le resistenze sono potentissime e la pietra si scalda grazie ad entrambe, e questo va tenuto in considerazione quando si regola la temperatura del forno. 3. Bisogna ridurre al minimo le dispersioni di calore, specie quando si fanno tante pizze una dietro l'altra. Numero 4. La pulizia del forno è un'operazione piuttosto semplice che però aiuta anche nella qualità finale della pizza. Numero 5. Una delle migliori idratazioni per il forno F1 P134 è sicuramente quella al 65%, e cliccate qui per ottenere il migliore impasto di sempre al 65%, oppure cliccate qui sotto per altri video utilissimi e cliccate qui sotto per iscrivervi al canale per migliorare la stesura, i condimenti e soprattutto la cottura con qualunque tipo di forno. Ciao e alla prossima!